Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Francesco e oggi andremo a vedere come realizzare una protezione per la nostra Nissan Qashqai direttamente fai da te. Tempo fa realizzai un tutorial dove facevo vedere come installare una retina per andare a proteggere le parti scoperte della nostra Nissan Qashqai acquistata su AliExpress. Vi ricordate che al termine del video non rimasi soddisfatto del prodotto, ma parlo dell'estetica del prodotto, ragazzi, perché il prodotto è anche ben fatto, ma esteticamente non mi fa impazzire. Proprio per questo motivo ho deciso di andare a realizzare personalmente una protezione. Per fare ciò ci servirà una retina in alluminio con maglia 1 cm x 2 cm con lunghezza totale di 1 metro per 30 cm di altezza, quindi una misura tale da poter andare a realizzare più protezioni se dovessimo comunque sbagliare le misure. 2. Una guarnizione in gomma con all'interno un'anima in metallo in modo da andare a consolidare tutta la struttura della retina una volta che l'abbiamo tagliata a misura. Terzo elemento, delle semplici fascette in plastica. Comunque nella descrizione del video vi lascio tutti i link necessari per realizzare questo prototipo di protezione by Franci. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito a vedere come realizzare questa protezione. Andiamo? Lavoro ultimato. Ragazzi, ho messo del nastro isolante solo per non far graffiare praticamente la parte sottostante dove va inserita questa retina. Fatto questo, andiamo a vedere adesso se combacia perfettamente e poi andremo ad applicare proprio la guarnizione vera e propria, quella nera da mettere intorno a questa retina. Andiamo. Allora, mi sembra perfetta. Non poteva essere altrimenti. Ragazzi, io vi faccio vedere, ho modificato la retina in quanto questa acquistata su AliExpress, vedete, era più corta perché andava inserita internamente. L'ho fatta più lunga di 3 cm in modo che una volta che questa viene messa esternamente, perché io sinceramente a smontare il paraurti non ci penso proprio, e avendo fatto la punta più lunga va praticamente a posizionarsi sopra questo angolo del paraurti. Quindi una volta che abbiamo fissato i due angoli con le vitarelle e messo le fascettine piccoline in modo che non si vede nulla, praticamente il lavoro verrà in questa maniera. Ora non ci rimane altro che andare a mettere la guarnizione nera e fissare il tutto. Per la guarnizione ho acquistato questa su Amazon. Cerchiamo di partire all'incirca dalla metà, facciamo tutto il giro e facciamo coincidere l'altra parte, così quando andiamo a tagliare non si vede nulla, ma soprattutto partiamo dalla parte superiore in modo che così una volta che abbiamo messo la retina sotto non si vede nulla e sopra va comunque a coprire la giunta della guarnizione. Quindi partiamo da metà e inseriamo bene dentro la guarnizione.
volta arrivati qui prendiamo la misura e andiamo a tagliare la guarnizione. Ok, perfetta. Una volta che avete installato tutta la guarnizione potete appoggiare direttamente la retina su una superficie dura e andare a schiacciare bene la stessa, in modo che così va ad aderire ancora meglio. Al lavoro ultimato verrà così, ragazzi. Adesso non ci rimane che andarla a posizionare. Quindi qui andremo a mettere delle fascette e poi agli angoli, come già detto, andiamo a mettere una vitarella in modo che si ferma l'angolo così. Per fissare la retina utilizzerò queste fascette piccole da 2,5 per 10 cm di lunghezza, in maniera che una volta che l'abbiamo tagliata e girate non si vede nulla, si va a confondere con la retina, nero su nero non si nota nulla. Devo cercare solamente delle vitarelle, quindi delle viti Parker da poter inserire agli angoli. Però mi è venuta un'idea. Aspettate qui, Utilizzerò del biadesivo senza forare il paraurti, quindi voglio provare con il biadesivo e metterlo agli angoli in modo che va ad aderire perfettamente, diciamo, nella zona dove non c'è la possibilità di poter mettere delle fascette. Messo il biadesivo verrà così, quindi uno a questo angolo e uno all'altro angolo. Abbiamo tolto la protezione del biadesivo e pulito bene la parte dove va poi applicato, quindi date una sgrassata. Posizioniamo la parte dell'angolo, ok, e poi andiamo a mettere quest'altra qua giù. Ragazzi, se le fascette le trovate da 20 è molto meglio, perché sono veramente precise. È un po' un'ammazzata farle passare così. Comunque potete aiutare, la fate passare poi con la mano da sopra, vi aiutate a farlo uscire fuori e inserirla. Però veramente sono, vedete, cortissime, quindi ci arriva proprio per miracolo. Se le trovate da 20 sarebbe meglio, io non le ho trovate. Ok, e poi mandiamo la testa dentro in questa maniera, così non si vede nulla. Eccoci qua, ragazzi, al lavoro ultimato. La nostra retina di protezione verrà in questa maniera. Agli angoli è stata fissata con il biadesivo, come vi ho fatto vedere, e in più su questi elementi in plastica del paraurti ho messo 2 fascette per ogni elemento, ma a mio avviso ne basterebbe anche una sola di fascetta, poiché questa non va da nessuna parte. A questo punto il video può terminare qui. Abbiamo visto insieme come andare a creare questa retina metallica in alluminio per andare a proteggere la parte scoperta della nostra Nissan Qashqai. Per i più tamarri potete sostituire la guarnizione nera per andare a rifinire la retina, quindi la bordatura della retina, con dei colori molto più tamarri, rosso, blu, giallo,
qualsiasi colore, quindi lascio spazio alla vostra immaginazione. Cosa molto importante, la dima. Allora, nella descrizione del video, come al solito, vi lascio tutti i link necessari per andarvi a realizzare questo, questo prototipo di retina che ho costruito. Cercherò di scannerizzare la metà della dima in formato A3 con uno scanner A3 e salvarvi un file PDF in modo che così potete andare a riprodurre la dima stessa, in quanto, ragazzi, la dima ha le due parti speculari, basta realizzare una parte, copiarne una identica e poi unirle insieme. Lascio tutto il necessario che ci vuole per andare a realizzare questa retina. Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, pollice in su come sempre e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, alla prossima!